Finisce qui. Allora, Inter batte Lecce 4-0, continua la marcia inarrestabile dell'Inter, soprattutto in trasferta, ottava vittoria consecutiva, mi sa, con 7 partite di fila senza subire gol, 4-0 secco, come l'anno scorso, con Frattesi ancora una volta protagonista, ma questa volta al centro delle voci di mercato, risponde presente sul campo, con un Lautaro Martinez ormai definitivamente tornato, che proprio l'anno scorso a Lecce aveva centrato la terza gara consecutiva in gol, come quest'anno non gli era ancora mai capitato. Questa volta invece raggiunge di nuovo le 3 marcature consecutive in campionato ed è ufficialmente ormai tornato il capitano, prestazione importantissima, con Dumfries che chiude l'incontro inizio secondo tempo, e poi Taremi firma il 4-0 sul calcio di rigore. Un Inter dominante a cui sono stati annullati 2 gol per fuorigioco di pochi centimetri in più. Un Marcos Thuram che nel primo tempo ha avuto una grandissima occasione che non ha sfruttato, e manca un rigore clamoroso secondo me dopo 1 minuto e mezzo che avrebbe ulteriormente stappato la partita prima, ma l'Inter non ha avuto bisogno del rigore in una prestazione in cui anche stasera io mi porto diversi dubbi su quella che è stata la gestione arbitrale. Ma oggi, Simo, è un Inter che risponde al Napoli, e quindi ricordiamo sempre che se l'Inter era sotto di 6 era perché doveva giocare ancora 2 partite, quindi adesso siamo sotto di 3 ma dobbiamo recuperarne ancora una. È un Inter che quindi continua questa sua marcia, dimostrando secondo me oggi anche una brillantezza fisica in miglioramento, facendo diverse rotazioni importanti. Il Lecce è stato sinceramente poca cosa, mi è piaciuta molto l'aggressività con cui l'Inter ha sbloccato questa partita, andando ad aggredire alto questo Lecce, riconquistando i palloni, andando in gol. E Inzaghi centra le 200 vittorie in Serie A, è l'allenatore più rapido nella storia del campionato ad arrivare a questa quota. Solo note positive oggi praticamente. Serata perfetta, non penso che ci si potesse aspettare di più e meglio di così, perché alla fine, come ho detto più volte anche durante la cronaca, devi tenere il passo del Napoli in qualsiasi modo in questo momento in cui il calendario è pieno e quindi loro continuano a vincere, e tu devi fare la stessa cosa a prescindere da come arrivino le vittorie. Mi sarei accontentato che di una partita meno rotonda, ma il 4-0 ce lo prendiamo molto volentieri. Hanno segnato, tra l'altro ha segnato Frattesi, che si parlava di mercato, Lautaro a certificare ancora di più che ormai è tornato quello che conosciamo, Dumfries ormai non fa più notizia il fatto che faccia gol, eppure Taremi che in campionato, se non sbaglio, doveva ancora segnare. Abbiamo avuto un attimo di paura per quel colpo che ha subito Barella nel finale, ma per fortuna Sì. non era niente di grave perché poi è rientrato. L'unica nota negativa è il giallo a De Vrij, ma stiamo parlando proprio di dettagli, perché cioè, farei la firma se ad ogni partita l'unica nota negativa fosse l'ammonizione di un tuo giocatore, quindi tanta roba. La munizione di De Vrij, non è stato ammonito Dumfries, era un po' uno dei temi di questa partita, visto che era diffidato in caso di giallo avrebbe saltato il derby, invece al derby ci sarà, ecco, o almeno non sarà sicuramente squalificato. Però io, Simo, volevo parlare di più della partita, però il primo tema di questa partita era Frattesi, inevitabilmente, perché era sotto osservazione, non giocava titolare dalla gara di Coppa Italia contro l'Udinese, in campionato addirittura da ottobre contro l'Empoli, gara in cui fece una doppietta, torna titolare oggi, dopo che sia Ausilio che Inzaghi pubblicamente avevano chiuso questo caso, cioè mediaticamente dall'Inter hanno chiuso questo caso, hanno fatto sentire Frattesi parte del gruppo. Frattesi oggi risponde con l'atteggiamento giusto, subito in gol dopo 5 minuti, ne aveva segnato un altro, annullato per un fuorigioco millimetrico, ma soprattutto è stato dentro la partita e è uscito stremato. Lui stesso a fine, quando è stato sostituito, ha detto non ce la facevo più, e l'ho visto sul pezzo come è importante che sia sfruttarsi comunque le situazioni che ti vengono proposte. Tra l'altro l'abbiamo visto con Zelinski lì al centro, quindi era un centrocampo anche un po' sperimentale, ma ha fatto una buona partita. Favorito, ripetiamo, chiaramente dal livello del Lecce, ma buona risposta. Buonissima, è chiaro che non dovrebbe succedere, però è abbastanza fisiologico secondo me che in un momento del genere magari uno possa entrare in campo con la testa non totalmente concentrata, perché poi non sappiamo quello che sta accadendo dietro le quinte. Magari c'è stato un momento in cui davvero poteva esserci l'opportunità di salutare, o comunque qualcuno gli ha fatto capire questo, magari il suo procuratore simpatico, come dice Ausilio. Però in realtà, a parte la finale di Supercoppa, a me sembra di ricordare che in tutte le altre gare in cui Frattesi è sceso in campo lo ha fatto con la testa giusta. Io l'ho visto sempre ben concentrato, poi a volte ha fatto bene, a volte male, oggi ha fatto molto bene, ma la cosa importante è questa.
ripeto quello che ho detto in cronaca, deve convincersi lui di potersi ritagliare un ruolo in questa Inter, e anche Inzaghi sicuramente lo deve aiutare, però oggi ha fatto un'ottima partita, e poi che faccia gol non è più una notizia, sappiamo che Frattesi i gol nel sangue li ha, e se continua così è sempre comunque un'arma in più dalla panchina, soprattutto, ma anche a titolare quando serve. Assolutamente. Poi c'è Giuseppe che scrive: Eru Lautaro out, c'è posto sul carro? C'è posto, assolutamente sì, Giuseppe, però Lautaro oggi fa un gol da grandissimo attaccante. Da grandissimo attaccante, davvero. Fa una partita dove nel suo lavoro spalle alla porta, viene a recuperare il pallone, sventaglia a destra, a sinistra, è stato veramente importantissimo, leader vero, oltre che in un grandissimo momento di forma. Dall'altro lato, Simo, oggi abbiamo commentato la prova di Thuram. Thuram oggi si sentiva ed è chiaramente più forte del suo avversario, forse lo ha fatto vedere un po' troppo questo suo sentirsi così più forte. Ma non è neanche la prima volta che ha questo atteggiamento ai limiti della strafottenza, però alla fine conta quello che fai, e oggi adesso non ho sotto mano i numeri, li stavo cercando di recuperare, ma mi sembra che abbia fatto l'ennesima ottima partita, ha perso pochi palloni e ha fatto assist per Frattesi, ha recuperato un altro pallone che ha generato un altro gol, se non erro. E poi alla fine che oggi, cioè, se oggi mette in campo Thuram, mi va benissimo che la giochi così. La gara che deve giocare al 100% con intensità è la prossima e quella dopo, e sono quelle partite lì, onestamente, con tutto il rispetto per il Lecce, non Lecce-Inter, mi basta questo durante Lecce-Inter. Sì, 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 sì. E tra l'altro citavi, per chiudere su Frattesi, ha subito una quantità di falli impressionante. È stato picchiato dall'inizio della partita fino al momento della sua uscita in cui ha detto non ce la faccio più, sorridendo, e ha salutato Inzaghi uscendo dal campo. Inzaghi che per me ha gestito questa partita benissimo, perché prima della partita analizzavamo il Lecce, dicevamo una squadra che fa poco possesso palla, ma lo fa soprattutto nel primo terzo di campo. Quindi che fa oggi l'Inter? Quando il Lecce porta il pallone, comincia a costruire, lo va ad aggredire, e da lì arrivano i gol più diversi pericoli nel togliere palla a Koulibaly. Poi non mi ricordo chi ha tolto palla a Zielinski che fa quel recupero sul gol di Lautaro, comunque un Pierre. altro recupero importantissimo, ma una serie di situazioni che nascono così, quindi studiata perfettamente da Inzaghi, che poi ha modo anche di integrare dei giocatori come Zielinski provato davanti alla difesa, Frattesi rimesso in campo, Carlos Augusto da quinto che aveva trovato il gol ma era purtroppo in fuorigioco. In più le sostituzioni, le rotazioni, ritorna Bissek dall'infortunio, recupero importantissimo, lo prova al centro facendo rifiatare De Vrij che altrimenti le stava giocando tutte, e toglie Dumfries per evitare problemi con la diffida ed entra Buchanan, entra Taremi, e trova anche il gol sul rigore. Quindi gestione oggi secondo me dove non si può assolutamente dire niente a Inzaghi. Zielinski da regista come l'hai visto, Simo? Ma non è stata una partita, secondo me, in cui ci abbia dato tantissime risposte, ma proprio per il tipo di partita. In fase offensiva ha fatto un buon lavoro, anche se non super coinvolto. E difensivamente, cioè, il Lecce è stata veramente talmente poca roba che non c'è stato, secondo me, materiale per poterlo giudicare, al netto di quella palla che recupera e che genera il gol di Lautaro. Quindi non saprei dirti come possa... Cioè, non c'è, secondo me, materiale per dare una valutazione complessiva. Vedo tanti che dicono Frattesi insofferente, non sono d'accordo. È uscito sorridendo, ha detto non ce la faccio più sorridendo, poi ha dato Inzaghi. Cioè non mi aspetto che uscendo al campo si abbraccino, si bacino a celebrare una grande prestazione. Tra l'altro Inzaghi mi sembra che all'intervallo stesse parlando molto con Inzaghi sotto il tunnel, mi sembra di aver visto l'immagine. Io chiudo, Simo, perché poi su questa partita in realtà di temi è stata in gran parte una partita amministrata dall'Inter che ha gestito questa gara. E mi porto a casa una sensazione di un Inter che sta uscendo, si sta togliendo dei pesi a livello fisico. Mi dà l'idea di un Inter che forse ha caricato molto sul fisico nel periodo di dicembre-gennaio e adesso sta cominciando a sciogliersi in vista poi di febbraio, soprattutto che sarà il mese determinante, e di tutta la volata finale. Mi ha dato un po' questa sensazione qua. Stanno tornando anche i vari giocatori dagli infortuni, quindi cominciamo ad entrare veramente nel vivo con un Inter che esce molto bene, ecco, anche dal punto di vista fisico, soprattutto dopo Praga, in cui avevamo sorriso. Oggi arriva un secondo indizio, poi vedremo se ne arriverà un altro. È un Inter che anche oggi, alla prima occasione, tolto il rigore clamoroso non dato su Baschirotto, trova il gol subito. E in generale, nel primo tempo, se contiamo i gol annullati, l'Inter aveva praticamente segnato 3 gol in 4 occasioni generate, ma 5 occasioni, 4 gol. È un Inter che
forse ha riattivato il killer instinct in questa fase? Sarebbe un'ottima notizia. Non so se sia un caso, ma come ho detto anche appunto durante la cronaca, potrebbe essere una questione anche di mentalità, nel senso che in questo momento l'Inter si è settata, soprattutto in campionato, ma non solo, con l'idea di dover fare tanti punti, se possibile senza accelerare troppo durante le partite, perché anche le ultime che abbiamo vinto comunque a Venezia non abbiamo accelerato, in casa col Como mi ricordo nemmeno, non c'è mai stato questo bisogno, e forse questo aiuta la squadra a sviluppare quel killer instinct di cui parlavi, perché consapevole che non intendi accelerare troppo, quelle poche o presunte poche occasioni che puoi avere le devi sfruttare, mentre invece quando vai a 1000 e tiri 25 volte verso la porta, non lo so, magari sei un pochino meno furioso sotto porta, non so come dire, non so se sia una cosa sensata, però mi è venuto da pensare questo, perché non può essere un caso che proprio adesso che l'Inter tira un attimino il freno nell'intensità della sua partita, sotto porta non sbaglia mai. Secondo me può avere una logica, qualcosa del genere. Sì, io sono curioso di vedere adesso nelle prossime se proseguirà anche questo trend. E chiudiamo qui questa clip ringraziando di cuore il nostro EC che ci supporta sempre a fine partita con il suo Forza Inter. Grazie mille davvero, grande EC. Grazie Gilbra01, mandaci anche un messaggio così ti leggiamo e ti ringraziamo davvero di cuore per il grandissimo supporto che ci dai sempre, e il nostro mitico Franco Marelli, grande Franco, che dice grande mister, grande capitano, grande Frattesi, grande Taremi, grande Dumfries, oggi festa per gli interisti nel mondo, e non poteva esserci messaggio migliore, ecco, per chiudere questa live. Grazie Franco, link in descrizione per entrare a far parte del club di Passione Inter, e vi aspettiamo chiaramente qua tutti i giorni con nuovi contenuti su Passione Inter.